Ciao ragazzi, oggi andremo a parlare di Assist. Perché parliamo di Assist? Perché è la più grossa novità che Home Assistant sta tirando fuori con tutti i suoi aggiornamenti in questo anno, perché è l'anno della voce, come lo chiama Home Assistant, ok? Quindi oggi andremo a vedere come sfruttarlo al meglio, modificare le risposte che dà Assist, mettere e inserire delle richieste personalizzate, quindi non le classiche frasi accendi la luce, spegni la luce, abbassa la tapparella, eccetera, eccetera, ma proprio fare delle frasi noi, quindi andremo proprio a modellare la parte di linguaggio, ok? E inoltre attaccheremo poi tutto questo a delle automazioni, però non lo faremo come ci suggerisce Home Assistant con lo stesso Home Assistant, ma utilizzeremo Node-RED, ok? Quindi ragazzi, seguitemi. Ora andiamo subito a vedere nel dettaglio il tutto. Allora, passando un attimo sulla nostra istanza di Home Assistant, come potete vedere, dobbiamo avere comunque una versione aggiornata del sistema Home Assistant. Io vi consiglio di avere la versione, ecco qua, abbiamo questa versione qua, quindi almeno la 2023.5, ok? Una volta che abbiamo questa versione qua avremo il menu assistenti vocali. Quindi andiamo su il menu assistenti vocali e assicuriamoci di aver configurato. Se non sapete come si fa eccetera eccetera, vi lascio qua in alto il video dove parlavo di questo aggiornamento e vi facevo vedere anche come configurare questa parte. Comunque dovremmo aver configurato Assistant. Come lo dobbiamo aver configurato? Con agente di conversazione, ovviamente Home Assistant in italiano, riconoscimento vocale, suggerisco il Fast Whisper, e sintesi vocale Piper, ok? Una volta che abbiamo questo, rendiamolo preferito, cliccando banalmente su questa stellina qua, e questa parte è a posto, quindi questa è la prima cosa. Poi adesso dovremo andare ad agire invece di file di configurazione, quindi vi consiglio di aprire il nostro Studio Code Server e dovremo andare a effettuare delle configurazioni. Nello specifico la prima cosa da fare è creare sotto config direttamente una nuova cartella. Questa cartella la dovremo chiamare custom sentence, ok? Vi ricordo che per tutti gli abbonati trovate il tutto in descrizione. Ok? Trovate proprio direttamente tutta la strutturazione da importare nel vostro Home Assistant e tutti i file che stiamo vedendo in questo momento. Poi sotto Custom Sentence dovremo mettere anche un'altra cartella, che è la cartella che rappresenta la nostra lingua, quindi nel nostro caso IT. Sotto IT creeremo due file, uno per semplicità lo chiameremo risposte.yaml, ok? E l'altro varie, poi vi spiegherò perché, varie.yaml. Ok? Perfetto. L'ultima cosa da fare, o meglio, in realtà è la penultima, è andare poi anche a creare un file dove andranno messi praticamente gli script di intent, ok? Ma lo vediamo dopo. Una volta fatta queste due cose qua, avremo che nel file risposte andremo a mettere le risposte che ci attendiamo che il nostro assist ci dia, ok? Io adesso ne ho già preparate un tot e quindi vi faccio vedere. Queste sono risposte personalizzate, quindi quando io deciderò di accendere qualche cosa, e nello specifico la intent and as turn on, invece di, diciamo che il mio assist mi risponda ho acceso questa lampadina, io gliel'ho cambiata la risposta e così posso fare con tutte le intent predefinite. Trovate comunque tutte le intent predefinite sul sito di Home Assistant, ok? Nella documentazione. Io gli ho messo grande, ho acceso il seguente oggetto e questa sintassi definisce l'oggetto di fatto che è stato chiamato. Stessa cosa nel momento in cui lo spengo, grande, ho spento il seguente oggetto. Quindi in questo file risposte.yam con questo diciamo tipo di nomenclatura noi possiamo andare a modificare e personalizzare qualsiasi tipo di risposta, però attenzione predefinita, ok? Quindi di intent predefinita del sistema.
Invece se la intent, che è lo scopo un po' del corso di oggi, decidiamo di farla noi, allora io la metterei in un altro file. In questo caso ho creato questo file varie.yaml, ok? E anche in questo caso ho già preparato qualcosa giusto per farvi capire le potenzialità e poi vi spiego nel dettaglio. Poi gli abbonati troveranno anche altri costrutti all'interno della cartella riservata loro. Allora, diciamo che per andare a definire invece delle sentenze, quindi delle frasi che Assist, diciamo, eseguirà, quindi nel momento in cui io dico esco di casa fra un tot di minuti, poi vi spiego bene cosa vuol dire tutto questo, Assist eseguirà una determinata cosa e nello specifico, scusate, eseguirà la intent esco di casa, che poi dovremo andare a implementare da qualche altra parte, che è il famoso file che vi dicevo prima, ok? Ora, velocemente, si possono prima di tutto mettere più sentenze, poi comunque lo troverete nella cartella per gli abbonati. Si possono mettere più liste, poi vi spiegheremo cosa sono le liste, e possono esserci più tipi di liste, ok? Andando a vedere nel dettaglio questo esempio, io posso dire esco di casa, questa parentesi con questa pipe mi identifica che nella mia frase vocale che dico ad assist posso dire sia in sia a come diciamo parola e lui la capisce sempre come questa intent, quindi esco di casa. Quindi esco di casa in mezzo, messo così, sta semplicemente a significare che andranno sostituiti a questo mezzo questi valori. Ok? Macchina, moto, piedi, ok? In significa quello che io dico, out quello che mi verrà ritornato alla mia intent che poi andrò a configurare nell'altro file che dopo vedremo, ok? In questo caso sono uguali, però potrebbero essere anche diversi, ok? Quindi esco di casa in macchina fra quanto è un range, quindi da 0 a 30 minuti in questo caso, ok? Ma il range può essere di qualsiasi tipo. Quindi setta la temperatura del termostato a un tot, metti in percentuale un tot, ok? Piuttosto che altre frasi complicate a piacere e soprattutto personalizzate, quindi non le classiche, ok? Quindi abbiamo visto che le parentesi tonde servono a definire una serie di opzioni, le parentesi graffe sono di fatto delle variabili, le parentesi quadre invece sono dei costrutti che posso o non posso dire nella mia frase, cioè mi spiego meglio, io potrei dire anche esco di casa in macchina, fra 10, senza dire minuti, ok? Non è necessario dire minuti se lo metto tra parentesi quadre, ok? Bene, una volta fatto questo, andrà creato il file che ospita lo script, o meglio, l'intent implementata, ok? Quindi andiamo a creare questo file, ma prima di creare questo file dobbiamo andare a definirlo nel file di configuration YAML. Come lo posso definire? Allora, intanto andiamo nel file di configuration YAML, ok? E andiamo a definirlo in questo modo. Adesso io l'ho già preparato, così vi faccio vedere. Lo definiamo ad esempio qua sotto SQL, la lezione della scorsa volta. Mettiamo intent script, due punti, intent script. Quindi questo sta a significare, questo per pulizia, io cerco di fare sempre le cose al meglio. Sta a significare che noi comunque dovremo creare un file nella radice principale che si chiama così. Ok, quindi andiamo sulla radice principale. Scusate, vediamo se riesco a selezionare la radice principale. Andiamo a creare un file e lo chiamiamo interscript.yaml, ovviamente, ok? Ora cosa dobbiamo fare in questo file di fatto? Dobbiamo andare a configurare quello che abbiamo definito in qua varie, quindi questa intent esco di casa, ok? Quindi andiamo a prendere, io ovviamente anche qua l'ho già in parte implementata e in questo caso vi farò vedere due esempi, ok? Primo esempio,
cosa semplice. Quindi definisco la mia intent, esco di casa. La mia action sarà semplicemente accendere e spegnere la luce del mio studio. Ok? In più, con questa call da speech, vado a definire la risposta che il mio assist, quindi che il mio assistente vocale darà alla mia affermazione che ho configurato personalizzata dall'altra parte. E quindi qua gli dico, puoi uscire in mezzo, vedete che ci sono le parentesi graffe, lo recupero dall'altra parte, cioè da quello che ha detto lui di fatto, quindi puoi uscire in macchina fra quanto, anche stessa cosa questa, lo recupero dall'altra parte, fra tot minuti, ok? Ovviamente non ha senso accendere una luce per questo tipo di automazione, ma era giusto per farvi vedere. Ora, siccome a me, tra virgolette, non piace utilizzare le automazioni di Home Assistant, ma preferisco di gran lunga Node-RED, come posso fare per in realtà far, diciamo, eseguire l'automazione a Node-RED e non a Home Assistant utilizzando comunque questo tipo di sintassi? Molto semplice. Vado a definire sotto script uno script fittizio. Adesso vi faccio vedere, quindi andiamo in script e adesso ne prendo uno che ovviamente ho già, vediamo uno utilizzabile, esatto, prendiamo questo per esempio, definisco uno script fittizio, lasciate perdere come si chiama, adesso lo cambiamo anche, poi comunque ripeto nella cartella c'è tutto invece fatto bene, ok? Quindi avvio, lo chiamiamo automazione, no, questa è esco di casa, ok? Perfetto, quindi anche qua l'alias di questo script banalmente lo impostiamo allo stesso nome, magari senza trattini, e poi ovviamente possiamo mettere l'icona che ci abbiamo voglia. Però la cosa importante è sotto sequence. Sotto sequence banalmente andremo a startare un servizio che mi mette la data e ovviamente dovremo anche crearci un input datetime di ultima esecuzione, in questo caso di conferma Alexa, no? Perché era quella vecchia, però qua ultima esecuzione di esco di casa, così sapremo anche quanto è stato eseguito il nostro ultimo script con questo costrutto, ok? Una volta creato questo, mi basterà in realtà andare nella mia precedente interscript, quindi dove andavo a definire cosa facevo, invece di chiamare questo servizio, chiamo ovviamente avvio automazione esco di casa. Ricordatevi che qua è script punto, ok? Possiamo anche tranquillamente togliere, diciamo, data, che intanto questo script non l'abbiamo definito, se vedete qua. Abbiamo messo no, perché no, non abbiamo definito nessuna variabile, ok, niente, quindi non servirà il campo data perché a sua volta è uno script che a sua volta poi va a chiamare un altro servizio, quindi non c'è bisogno della parte data, ok, quindi la togliamo. A questo punto chiamerà questo script, ok, quindi avvio automazione esco di casa. Ora andiamo in Node-RED e andiamo a controllare quando questo script viene eseguito. Come facciamo a controllarlo? Banalmente con l'event state change, ok? Quindi mettiamo dentro il blocchetto e andremo a controllare. Adesso non ho riavviato, quindi non lo vedrò qua. Quindi prima di tutto ricordatevi di ricaricare, facciamolo insieme, allora, vediamo se ok, la configurazione è a posto e carichiamo tutta la configurazione YAML, ok? Perché sennò poi non vedo lo script lato Node-RED. Invece in questo modo lo script adesso lo dovrei trovare. Fammi vedere. Allora rimettiamo dentro l'event state e qua possiamo fare script, vedete, avvio automazione esco di casa. Is on, quindi verrà
startato, ok? Fai una qualsiasi cosa, quindi noi, ovviamente anche qua vi invito ad andare a vedervi i corsi di Node-RED, possiamo andare a fare, banalmente, chiudere la porta quando esco di casa, quindi inserire una chiamata al servizio lock, quindi faccio così, ok? Chiudo la porta, metto un altro servizio che mi apre il cancelletto, metto un altro servizio che mi spegne la luce e metto l'ultimo servizio che mi attiva l'allarme, ok? E io in questo modo ho definito di fatto una nuova sentenza a livello vocale con assist, personalizzata, con anche delle variabili. Quindi io qua ve la complico leggermente. Se torniamo qua in IntentScript, potrei mettere sotto forma di linguaggio script direttamente degli if che vanno a controllare il mezzo, ok? Magari questa parte ve la lascio sempre nella parte abbonati, che sulla base del mezzo, quindi se sono in macchina piuttosto che se vado a piedi, mi apre il cancelletto piuttosto che mi apre il cancellone. Come faccio a fare questo? Banalmente definisco degli script fittizi diversi, uno per esco di casa in macchina e l'altro per esco di casa a piedi. Lato Node-RED, quindi quello che stavamo vedendo prima, controllerò i due script separatamente, ok? Come ho fatto prima. Quindi in un caso userò l'event state e controllo script esco di casa in macchina, nell'altro esco di casa a piedi. Sulla base di quello vado a fare determinate cose. Stessa cosa posso addirittura passare nello script i minuti, no? Per poi utilizzarli anche lato Node-RED. Bene, più o meno direi che vi ho illustrato tutto. Adesso possiamo magari fare anche una prova di funzionamento. Magari la faccio utilizzando la versione vecchia di accendi e spegni la luce, che magari vedete di fatto qualche effetto. Quindi andiamo a prendere la vecchia versione. Adesso aspettate un attimo che ripristino la vecchia versione, ok? Quindi questa, ok, andiamo su qua, andiamo su Assistant e non mi ricordo adesso più come era la frase, quindi andiamo un attimo a rivederci la frase da pronunciare nel momento in cui... Ok, quindi esco di casa, esatto, ok, quindi copiamola. Adesso ovviamente assist lo utilizziamo scrivendo direttamente qua, ma se avete banalmente anche l'orologio potete anche parlargli, perché si integra perfettamente con gli smartwatch, ok? Quindi esco di casa, qua abbiamo detto che possiamo dire in A, ma mettiamo in, qua mettiamo il mezzo che quindi è macchina, ok? Fra, e qua abbiamo detto che possiamo mettere il numero da 1 a 30, 10 e diciamo anche minuti, ok? Così vediamo come si comporta Assistant. Ecco qua. Come vedete, puoi uscire in macchina fra 10 minuti e non so se potete vedere, ha anche modificato la luce dello studio, perché in questo caso invece l'ha accesa, ok? Perché ha usato il servizio Light Turn On. Quindi come potete vedere funziona benissimo. Ovviamente qua le variabili vengono passate dall'altra parte, perché se io qua metto 20 e se qua metto in moto mi cambia la risposta, come potete vedere, ok? Adesso riaccendo la luce. Bene ragazzi, quindi avete visto come potete giostrarvi Assistant, quindi il nuovo assistente vocale di Home Assistant, nella maniera più personalizzata possibile. Questo sarà molto potente nel momento in cui Assistant sarà integrato su supporti a scrivania, quindi come, non so, il nostro Google piuttosto che Alexa, per intenderci. Ragazzi, spero che questa lezione vi sia piaciuta, vi abbia aperto un po' la mente sulle infinite possibilità della domotica e sulle infinite possibilità anche di questo nuovo percorso che Home Assistant sta facendo tramite Assistant, tramite i suoi assistenti vocali. Ovviamente verranno introdotte poi con le nuove versioni sempre nuove potenzialità e funzionalità aggiuntive. Io spero che il video vi sia piaciuto, vi invito a mettermi un bel like, ad iscrivervi ed abbonarmi
ed abbonarvi, così ci aiutate un po' a se ci sostenete. In più avete anche accesso a dei contenuti riservati, video senza pubblicità e in generale anche materiale che trovate in descrizione, già preconfezionato di tutte le cose che vi faccio vedere nei vari video. Quindi io vi ringrazio e vi saluto e vi invito al prossimo nostro video che all'incirca ci sarà fra una settimana. Ciao ragazzi!